Buongiorno, benvenuti in un altro splendido giorno, ma oggi è un giorno particolare. Perché? Vediamo. Interrogazione, sì, proprio te che sei lì sul divano adesso. Ti ricordi del tigre e dell'Eufrate? Io sì, quando lo sento mi viene in mente subito la scuola. Vabbè, oggi mi sa che andrò a vedere quelle cose che mi hanno veramente disturbato per anni nei miei sonni mattutini in classe. A me invece era piaciuta molto la storia della Mesopotamia, nonostante io a scuola in storia fossi una capra. Quindi niente, invece in questo caso mi interessa molto andare a vedere e oggi pomeriggio saremo in Mesopotamia. Bene, quindi adesso ci facciamo questi centinaia di chilometri, ci fermeremo probabilmente anche... Adesso andiamo, va, così facciamo vedere il posto. Damn! Avete appena visto campi e campi e campi e campi di oro verde, che non è l'oliva in questo caso, ma è il pistacchio, alimento tipico di cui si nutre Marina. No, io no. In realtà qui si alternano, in questa pianura si alternano ulivi e pistacchi. E poi le fabbriche, presse, oleifici. Se dovessimo andarne a visitare una, non usciamo vivi. Non ne usciamo più. Ragazzi, siamo ufficialmente in Mesopotamia, perché questo qua è l'Eufrate. Vi ricordate ieri, no? I mosaici che avevano detto che sono stati recuperati all'ultimo, quando c'è stata l'inondazione. Questa alle mie spalle è la diga e noi siamo a Zeuma, è quella città dove appunto sono stati recuperati tutti quei mosaici che abbiamo visto ieri. Questo lago che si è formato è dipeso da quella, che è la diga. Zeugma in greco antico significava legame, praticamente loro usavano questa parola per definire un ponte di barche che collegava due cittadine, Zeugma di qua e un'altra di là che non mi ricordo il nome, ma poi è diventata tutta Zeugma. E praticamente è incredibile pensare che qua sotto l'acqua ci sono i resti di quelle ville delle quali ieri abbiamo visto i mosaici. C'è anche un minareto che spunta, ma non capiamo dove. Più in su. Sì. Anche qui sotto è pieno di pistacchi. Ragazzi, non so voi, a parte i siciliani e poco più, però io non ho mai visto una pianta di pistacchi, mai vista oltretutto così grossa, cioè, le pensavo più piccoline sinceramente, come gli arbusti. Queste sono cariche, ma cariche di pistacchi e c'è le colline piene. Dopo, Marina vuole vederle da vicino, vediamo, tanto non sono ancora mature, perché vediamo che solo alcune stanno cambiando colore, poi non le conosco. Magari giusto gliene rubiamo, prendiamo giusto così, per vedere, giusto per vedere. Non come i ladri di olive che abbiamo fatto in passato, insomma, ma proprio due, ecco, per farvele vedere da vicino. Adesso andremo a vedere un plastico, una ricostruzione di come era la città ai piedi del fiume. C'è una ricostruzione della città antica sulle sponde dell'Eufrate. Eccola qui la pianta del pistacchio. Questi qua, sì, ma vedi che non sono ancora pronti. Questi qua sono i pistacchi ancora acerbi e noi ce li portiamo via. Ladra.
8 in salita. Fa caldo, Antonio. fa veramente caldo. Va bene che l'umidità è il 9%. Ma io mi chiedo, ma anche i pistacchi come fanno a sopravvivere qua? Ma dove la trovano l'acqua? Siamo in Mesopotamia, la terra più fertile del mondo. Questo furgoncino non si legge più neanche la targa perché ci fanno sopra la calce, guarda. È incementato. Che sarà tre volte di più. Allora, abbiamo fatto l'autostrada, ci siamo accorti che non avevamo più credito, ci fanno passare lo stesso, no, le barriere. L'unica cosa è che se non paghi entro 15 giorni ti fanno pagare una multa che è 5 volte quello che dovresti pagare. E questa, diciamo, tessera che noi abbiamo per passare tipo il Telepass, lo puoi ricaricare solo in posta. E adesso siamo qua in posta, vediamo se ce lo ricarica. Dice qua. Questa qua è la macchina delle poste, se mi interessa. PTT, un po' come da noi, uguale. Dentro c'è brutto, parcheggiato quasi in doppia fila, ma va bene qua. Ce l'abbiamo fatta, non l'abbiamo ripreso perché, ragazzi, ci ha preso subito una persona, mi ha detto cosa volete? Ha iniziato a parlare inglese, gli abbiamo spiegato la situazione. Mi fa ok, non c'è problema, allora io vi dico di caricare un po' di più perché così poi siete tranquilli, non dovete fare di nuovo tutte queste trafile. E abbiamo dato soldi contanti, ci ha pagato le multe sul conto, ci ha rilasciato la nostra bella ricevuta, siamo passati davanti a tutti. Una persona gentilissima, che stava facendo altro ed è probabilmente l'unica che parlava inglese, è venuta e ci ha aiutato. E si dimostrano di nuovo delle persone gentilissime. In una posta italiana sono sicuro che è una cosa del genere. Minimo ti facevi la tua fila e non passavi Sì, davanti a vabbè, tutti, quello questo sicuro. è minimo. Quello sicuro. Comunque domani, nella puntata di domani, vedrete se effettivamente online le multe si sono azzerate. Perché se no ci hanno ciulato. esatto, gentilissimi, dammi 500 lire, fantastico. Vabbè, ma abbiamo anche la ricevuta delle Vediamo poste. Vabbè, Addopo. vediamo, dai. Alle poste di Birecik, cittadina sul fiume Eufrate e tutto. Piazza. La bomba scappa. Ah. Siamo arrivati alla nostra destinazione notturna, vicino a un centro commerciale, o meglio nel piazzale del centro commerciale hanno dedicato 5-6 piazzole per i camper. Addirittura ti fanno utilizzare i bagni del centro commerciale anche magari alle 6 alle 7 del mattino. Basta dire alla polizia che sei qui ospite. È una cosa che dovrebbero fare, secondo me, tanti centri commerciali in giro per il mondo, anche in Italia. Comunque noi la spesa la facciamo, quindi se ci dedichi uno spazio dove puoi fermarti, c'è carico e scarico anche delle acque. Esatto. Quindi, e adesso noi ne approfittiamo, andiamo nel centro commerciale perché siccome adesso sono 35 gradi, direi che andiamo a prendere un pochino di arietta fresca. E poi speriamo che stanotte non ci sia il concerto, perché esattamente dietro Marina c'è un palco della Madonna con... Madonna, viene Madonna? Sì, Madonna. Non lo so cosa chi viene, però il palco è importante, quindi vediamo, speriamo che sia musica rock almeno. Eccolo lì il palco, ragazzi, ha tutta l'aria di essere una cosa imponente. Ci sono anche le colonnine della corrente libere, ma è incredibile sta cosa. Approfittiamo per dirvi che in questa stagione noi abbiamo le batterie cariche al 100% già verso le 11 del mattino, quindi possiamo cucinare anche per i vicini. Ho scoperto che cosa c'è. C'è il Festival VAR. La
Ragazzi, mentre stiamo qui a sbucciare le uova sode, Per fare che cosa? Dillo. Mauri è fuori inquadratura, quindi non ha il diritto di parola oggi. Sono fuori inquadratura perché sono a dorso nudo e vi risparmio questo bruttissimo spettacolo. Però anch'io sono qualche pelo. Ok, abbiamo fatto delle uova sode da mettere nella salamoia di non so cosa che fa Mauri per fare le uova. Avete presente quelle uova che trovate nel ramen? Se qualcuno di voi ama la cucina orientale, giapponese o giù di là, sa cos'è il ramen. E le uova, quelle che trovate dentro a questa zuppetta, hanno quel colore esterno un po' marroncino. Comunque non è questo il punto del discorso. Volevo raccontarvi com'è la vita da passeggero sul camper, perché come sapete io normalmente non guido, ma ho guidato l'altro giorno, però comunque per scelta non guido. E devo dirvi che io mi trovo benissimo così, non sento l'esigenza di una parità maschile e femminile in questo caso. Molti di voi mi hanno detto: ma perché non guidi anche tu? No, ma perché io non voglio guidare, non perché... Date da mangiare! Wow, dentro sono liquidissime, verranno veramente ottime. Guarda che roba. Me lo devo mangiare? No? Si è rotta. Buonissimo. Comunque essere passeggera per me è la cosa migliore in un viaggio. Io sto comodamente di fianco, non faccio fatica guidando un camper che sbandiera col vento. Guardo il panorama, potete immaginare, ovviamente mi godo molto di più il viaggio rispetto a Mauri, ma ho delle responsabilità anch'io, ragazzi, perché il passeggero del viaggio è quello che controlla dove andare, controlla la mappa, a ogni richiesta di Mauri, tipo Un caffè, uno spaghetto alla bolognese. io vado e faccio, capito? Sì. No, il cibo no, però si guardano le mappe, si studia il percorso. Mentre siamo in viaggio io preparo gli itinerari, studio magari quello che c'è nella zona da vedere, quindi è un compito importante anche quello. Quindi volevo dirvi, se fate i passeggeri sul camper non pensate di non fare nulla, compreso pelare le uova. Giornata che non sbucci le patate. Era l'ultima, Lo so. Quindi abbiamo finito. Ciao, ci vediamo dopo. È iniziata la musica. Penso che questa sia solo ed esclusivamente l'introduzione alla musica che ci sarà dopo, che dovrebbe essere musica tradizionale. Boh, adesso c'è dell'house spaccatissima, ve lo dico fra un po', Visto che è iniziato il concerto, siamo venuti a fare un giro nel parco cittadino a prendere il sole. Si vede, no? Ma perché così mi dice, sei troppo buio, no? E c'è il lampione qua, dobbiamo stare sotto il lampione. Comunque, Vabbè. cosa c'è qui dietro? Siamo arrivati a una parte dove si vedono le antiche necropoli e praticamente cosa hanno fatto qui di queste grotte scavate che abbiamo già visto dalle altre parti? Le hanno illuminate da dentro, quindi alla sera sono uno spettacolo. E poi c'è un parco aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con studio pienissimo di gente, come al solito, gente che fa picnic con la sua tovaglia per terra, le sue sedie. E adesso ci andiamo a fare un bel girettino con la bicicletta nel parco che è bello fresco. Ancora 30 gradi, però vabbè. Sì, esatto. Peccato che non riescono le immagini a... Oh, wow. Yes. Ti gusta? Ja. Like? Ciao cica. Bravo. Point up, point up. Oh. Wow, Grossa mano. piccolo. Varsın geriye, çiğer iz bırakmış bana puanlar. Che iniziamo a prenderci un po' di fresco e sono le 11. Rimaniamo qua sulla panchina nel parco, tanto come avete visto qua compagnia non manca, qualcuno arriverà sicuramente a chiacchierare, Diciamo che noi poi dopo andiamo a dormire finito il concerto, ovviamente. quindi non so quando. Però adesso li possiamo salutare. Sì, buonanotte, A domani. A domani.